Buongiorno, sono l'avvocato Boglar Servatius dallo studio legale Lajos Avvocati Associati e oggi vorrei parlare dei sussidi statali riguardanti l'impiego ad orario ridotto. I decreti governali 105 e 141 del 2020 prevedono la possibilità di chiedere l'aiuto dello Stato nel caso in cui il datore di lavoro è costretto a diminuire le ore lavorative dei dipendenti a causa dello stato di pericolo. I sussidi sono strettamente legati all'attuale situazione di pandemia. Vorremmo enfatizzare che la richiesta deve essere presentata da parte del dipendente e del datore di lavoro congiuntamente. Ecco, due altre condizioni importanti: il dipendente deve essere impiegato presso il datore di lavoro almeno dalla data dell'inizio dello stato di pericolo e non deve trascorrere il periodo di preavviso a causa di cessazione del rapporto di lavoro. Il sussidio viene concesso primariamente al dipendente e non al datore di lavoro. L'elemento fondamentale del sussidio è che il datore di lavoro impiega il dipendente in orario ridotto proprio per prevenire la riduzione del personale, incluso anche il lavoro da remoto. L'obbligo del datore di lavoro a continuare l'impiego del personale riguarda solo i dipendenti per i quali è stato richiesto il sussidio. Mentre il primo decreto non lo rendeva possibile, l'emendamento entrato in vigore il 29 aprile ha incluso tra i possibili richiedenti anche le agenzie di lavoro. Non è invece possibile chiedere il sussidio per i dipendenti che sono stati mandati in ferie non retribuite. Chiedere le ferie non retribuite è normalmente la facoltà del dipendente ed anche in questo caso occorre un accordo tra le parti. Quindi, attenzione, il datore di lavoro non può deciderlo unilateralmente. Durante le ferie non retribuite, nella presente situazione, il rapporto assicurativo invece non viene sospeso. È possibile arrivare dunque alla conclusione che prima di prendere decisioni il datore di lavoro deve esaminare tutte le possibili soluzioni nella loro complessità. I sussidi possono essere richiesti, secondo l'attuale normativa, per 3 mesi di tempo. Vengono erogati al dipendente alla fine di ogni mese e sono esenti da oneri pubblici. È molto importante che la domanda per ogni dipendente dello stabilimento deve essere presentata alla stessa volta, poiché lo stabilimento di un'azienda ha soltanto una possibilità per presentare la domanda per tutti i dipendenti. L'ente ha 8 giorni per esaminare la domanda. La somma del sussidio può raggiungere al massimo circa 112.000 fiorini mensili a testa. Per maggiori dettagli contattateci sui numeri o indirizzo email indicati. Grazie della vostra attenzione.